Ciao a tutti ragazzi, siamo a bordo del mio aereo con 50 minuti di ritardo. Questo mondiale inizia in questo modo. Fuori è notte, guardate. Stiamo imbarcando alle 20:46 e partiremo più tardi alle 9. Doveva partire alle 8:10. Arrivato là in Spagna, non so neanche se sarà ancora aperta la Hertz per ritirare la macchina a noleggio, e questo mondiale inizia proprio così. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati dagli sbarchi che sono da quella parte, abbiamo recuperato tutte le valigie e ora siamo a fare la fila per il noleggio della macchina. Sono le ore mezzanotte, quindi ancora una volta un'ora di ritardo. Eccoci, siamo arrivati alla macchina. Cosa ci avranno dato? Una Jeep, una Peugeot oppure... Eccola qui, una 2008, ma che dico? Bene, sono le ore mezzanotte e 25 e ci accingiamo finalmente a uscire dall'aeroporto, quindi montiamo in macchina e vediamo che cosa accade ragazzi, perché devo andare ancora in aeroporto, dovrebbe esserci circa 50 minuti. Allora ragazzi, vi dirò che qua dentro c'è un profumo incredibile. Comunque ho già caricato le valigie, guardate che lavoro. La macchina ha il pieno, quindi direzione hotel. Questo me lo posso anche togliere di notte. Gli occhiali da sole me li posso togliere. E niente, navigatore e via. Buongiorno ragazzi, sono le 7:37 e siamo già in pista, la vedete laggiù sullo sfondo. Abbiamo dormito veramente poco, nell'ordine delle 4 ore, 3 ore qualcosa, perché come arrivato in hotel ovviamente ho dovuto aprire tutte le valigie e rifarle con diciamo la configurazione da gara. Quindi adesso ci troviamo qua in pista e brutta notizia, sta piovendo, vediamo che cosa succederà. Intanto prendo la mia macchina e niente ragazzi, vi aggiorno più tardi. Adesso le cose da fare sono andare a fare la registrazione, prendere la miscela, perché qua in pista la miscela è dobbiamo acquistarla da loro, che questa è una cosa che non capirò mai, però ne parleremo forse in un video dedicato. E niente, adesso vi faccio un po' di ingresso pista, ancora non è perfettamente neanche giorno ragazzi, e dopo ovviamente dovrò fare una buona colazione. Ciao, buongiorno. Sembra un déjà vu ragazzi, una cosa già vista, un posto chiaramente dove c'è già stato l'ultimo mondiale, neanche un mondiale, ma... Eccoci qua ragazzi, non ho fatto più video e ho compattato 2 giorni in uno spezzone. Perché? Perché sono finite le prove libere. Quindi la giornata di domenica, che era quella di ieri, e la giornata di lunedì, che è quella di oggi, era destinata alle prove libere. Abbiamo fatto in totale 6 hit da 10 minuti, 3 ieri e 3 oggi. La gara è partita in modo fantastico ragazzi. Dopo la prima hit, pensate, ero in top 30. Su quale tipo di classifica? Sulla classifica dei 3 giri migliori consecutivi. Quindi
quindi sono state fatte delle classifiche con i 3 giri migliori consecutivi. Dopo quella batteria, il vuoto. Non sono mai più riuscito a essere competitivo, non ho mai più fatto lo stesso tempo sui 3 giri della prima manche. Sbagliavo tantissimo, ho cercato di migliorarla con il setup, di cambiare gomme, ho provato le black hole medie, le black hole hard, ho provato le nebula e niente ragazzi, non c'è stato verso, fino a quando adesso, prima dell'ultima libera, ho sensibilmente indurito i differenziali, passando a 30.000 davanti, 50.000 nel centro e 10.000 nel posteriore, e ragazzi la macchina è andata molto molto meglio. Ho cominciato a girare col passo del 52-51. Quindi termino queste prove libere di questa 2 giorni in 67esima posizione. Soddisfatto sì per come era cominciato, per come diciamo si stava evolvendo, ma chiaramente se guardo la prima manche devo essere insoddisfatto. In realtà ragazzi, se guardo l'ultimo mondiale che avevo fatto 93esimo, sono avanti nella media, quindi tutto bene. Ci vediamo domani 2 di reseeding e presentazione della nazionale italiana. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è martedì e abbiamo il primo giorno di gara un po' vera. In che senso? Abbiamo il reseeding, quindi 2 manche da 10 minuti nelle quali verranno presi i 3 giri migliori consecutivi e serviranno per formare la composizione delle batterie. Quindi da queste vedremo i piloti più veloci insieme e ci sarà il cosiddetto reseeding. Dopo questo abbiamo la cerimonia di apertura classica con gli inni nazionali, e al mondiale è sempre bello perché ovviamente ci sono nazioni di tutto il mondo e non soltanto europee come campionati europei, quindi c'è sempre un'atmosfera particolare. Vi tengo come sempre super aggiornatissimi. Prima hit di reseeding è terminata, ragazzi, non ce l'ho fatta a eguagliare il mio tempo di ieri, purtroppo non ho fatto 3 giri buoni consecutivi, ma soltanto 2 e un piccolo errore, quindi ho perso 1 secondo e 2 circa nei 3 giri, ciò nonostante sono riuscito a rimanere nei 70, sono esattamente 70esimi, quindi vediamo come andrà la prossima e niente, come sempre vi tengo super aggiornati. Reseeding terminato ragazzi, e nella seconda ho fatto meglio, ho fatto P64, però nel complessivo, siccome vanno a punteggi, sarei solo finito 70esimo. Quindi non ho fatto 3 giri buoni perché in uno ho fatto un errore, ho perso circa 1 secondo, e con 1 secondo qua al mondiale ci sono veramente tante posizioni, però sono contento, domani rimarrò nella hit numero 10, quindi insomma agganciato al gruppo di quelli che non vanno via. E adesso presentazione dei piloti, guardate, vi faccio una breve panoramica. Lì c'è l'Inghilterra, qui abbiamo la Colombia, hanno già cominciato, eccola la Colombia, il Messico, Thank you, Bulgaria. Next country will be Canada. l'Irlanda, lì abbiamo l'Irlanda, e io torno dai miei, qui abbiamo la Francia, e abbiamo la Germania. Guardate, qui ci sono i miei compagni di squadra. Next country. Ciastorici, Will be Forza de Passione, Forza Italia, Italy.
a tutti ragazzi, oggi è mercoledì ed è il primo giorno di qualifica. Oggi abbiamo in programma 3 qualifiche di 6, ricorda il mondiale ci sono 6 qualifiche da 10 minuti, quindi con rifornimento, di cui vengano prese valide le migliori 4, quindi ne scartiamo 2 e oggi ragazzi ci sono le prime 3, quindi si faranno esattamente la metà delle qualifiche. Io sono nella hit numero 10 e niente, la macchina ieri andava bene e sono abbastanza contento, quindi dai, forza, cerchiamo di mettere passo, di non fare grandi errori e di giocarci queste qualifiche al meglio che possiamo. Cerchiamo di mettere passo, di non fare grandi errori. Prima qualifica terminata e ragazzi la macchina andava veramente bene. Potevo chiudere tranquillamente sotto i 10 minuti e 30, che sarebbe stato all'incirca il 49esimo tempo, quindi stare nella top 50, però ragazzi gli ultimi 2 minuti di gara ho avuto come un blackout, ho fatto il primo errore. Ero super concentrato, super attento, la macchina aveva un filo poco sterzo e quindi stavo cercando semplicemente di portare avanti la qualifica e di finirla facendo passo, e il primo errore mi ha distrutto psicologicamente e a seguito ne ho messi altri 3 ragazzi, in 2 minuti 4 errori. Non fare grandi errori. E purtroppo quindi è andata male, sono finito in posizione 75. Sono molto dispiaciuto, però sono contento, la macchina va bene e vediamo le prossime qualifiche, speriamo questa di poterla scartare. Qualifica 2 terminata, purtroppo non sono riuscito a finirla perché ragazzi si sono svitate 2 viti del banco motore di destra e poi con i salti alla fine si sono svitate, rompendo addirittura il banco motore anche quelle di sinistra, e quindi purtroppo corona rotta, campana rotta e un banco motore rotto, un bel po' di danni. Sto ripristinando tutto e penso a questo punto di cambiare da 13,46, perché qua stavo usando la mia corona centrale di 46, e cambierò a 16,59 col modulo 08 che HB produce. Mi ricordo che all'europeo qua quando andavamo veramente bene avevamo questa configurazione, quindi metterò questa configurazione. La macchina non andava male di nuovo, avevo fatto subito un errore, però questa volta ero riuscito a rimanere calmo, ma dopo era impossibile da guidare perché vedevo che mi rimaneva il gas incantato, quindi il motore a regola si stava spostando e allontanando dalla campana già, e quindi era veramente inguidabile. Peccato, questa credo aver preso il 177esimo posto. Ok, speriamo di scartare anche questa. Terza qualifica terminata ragazzi, e ancora una volta 2 errori molto lunghi. Cerchiamo di mettere passo, di non fare grandi errori. E purtroppo ho chiuso in 10,40. Potevamo fare meglio, la macchina però non era più come prima, non mi piaceva più, iniziava a puntare e non era lineare nelle curve, però sinceramente sono abbastanza preoccupato perché non vedo la mia macchina andare come andava nel reseeding e come andava anche nelle prime 2 qualifiche. Vediamo, farò un po' di cambiamenti per la terza e vediamo che cosa accade. Quindi le prime 3 qualifiche sono terminate, io mi trovo oltre la 100esima posizione, perché ne tengano buone 3 su 3. Però chiaramente noi abbiamo una qualifica dove non ci siamo neanche, dove abbiamo fatto soltanto 5 giri, ecco, quindi purtroppo la posizione in classifica non è rassicurante. Stasera riguarderemo tutto e faremo alcune modifiche alla macchina e vediamo domani di riuscire a fare 3 qualifiche buone. Da quest'anno il regolamento del mondiale è cambiato, non vengono più prese le migliori 4 qualifiche su 6, ma ne vengano prese soltanto 3 su 6. Quindi ancora tutto aperto, vediamo cosa possiamo fare. Buongiorno a tutti ragazzi, vi faccio questa intro già dopo la quarta qualifica, perché la quarta qualifica è terminata e purtroppo ragazzi ancora 4 errori. Cerchiamo di mettere passo, di non fare grandi errori. Non riesco a scrollarmi di dosso questi errori, ne faccio veramente tanti e poi praticamente sempre nello stesso punto, cioè nel salto lato opposto palco. È un punto per me veramente indigesto.
Vi sto facendo questo video mentre mi allontano dalla pista, ma non perché stia andando via, ma perché sto andando a prendere un treno di gomme per la hit numero 5 e ho deciso di rivoluzionare totalmente la macchina per questa hit, passando dalle C da 22 a quelle da 17,5 e passando dal KP2 al KP6 con un setup veramente particolare. Secondo me potrebbe funzionare. Ho fatto un breve briefing con i ragazzi a casa che mi stanno aiutando anche a distanza e vediamo che cosa succede. E purtroppo ci rimangono 2 sole qualifiche e non credo che potremmo più ambire a niente di buono, però dobbiamo cercare di salvare il salvabile. In questa manche ho chiuso all'85esimo posto, quindi ho in questo momento di buono un 75 e un 85. Non so che dire ragazzi, e niente, tutto molto peggio delle prove libere, del reseeding, sono sempre stato molto più avanti. Vediamo. Qualifica numero 5 terminata e ragazzi, veramente io non lo so, credo di aver fatto almeno un errore a giro. Cerchiamo di mettere passo, di non fare grandi errori. È veramente imbarazzante, le modifiche di setup non hanno dato assolutamente frutti, è veramente complicato in questa fase per me, non riesco più a trovare il ritmo, vado in pista con la paura. Questa l'ho chiusa addirittura al 95esimo posto. Sinceramente non credo di essere a questo livello, credo che il mio livello sia nettamente più alto, però le gare sono fatte così, queste sono gare veramente difficili ragazzi, veramente difficili. Io so che qualunque parola io possa dire non sarò mai in grado di descrivervi quanto sono difficili queste gare. Devi fare sempre le scelte giuste, vai in pista 2-3 volte al giorno per pochi minuti, la pista varia in continuazione perché sono 180 piloti che ci girano sopra e niente, questa qualifica ancora una volta da buttare. A questo punto non abbiamo veramente speranze, dobbiamo cercare di risolvere i problemi sulla macchina e di prepararsi nell'ultima qualifica per avere una buona macchina il giorno successivo, perché ormai è chiaro, molto chiaro, che non correremo il sabato ma dovremo partire dal venerdì e per correre il sabato bisogna essere almeno negli ottavi di finale e ovviamente noi ci siamo non lontani, stralontanissimi, probabilmente non era neanche una prestazione che mi sarei meritato assolutamente, però credo che abbondantemente una 25ina di posizione avanti a dove sono adesso dovrei essere. Vediamo, il reseeding aveva parlato chiaro, però niente, ho perso veramente fiducia, ho perso feeling, ho perso fiducia. Vediamo cosa succede nell'ultima qualifica. Qualifiche finite ragazzi e nell'ultima un barlume di speranza. Che cosa ho fatto rispetto a quella prima dove la macchina era veramente la peggiore che avessi guidato in tutto il weekend, in tutta la settimana di gara? Ho messo i bracci duri con gli inserti di carbonio. Sempre in collaborazione con i ragazzi a casa abbiamo pensato a questa soluzione per sopperire ai problemi della macchina e per la prima volta, meglio tardi che mai, ho fatto una manche totalmente senza errori. L'ho fatto in modo molto conservativo, è venuta comunque una buona manche. Ho avuto un problema perché dovevo far passare un pilota più veloce e questo è successo 3 volte perché dopo la prima volta praticamente ha sbagliato di fronte a me e un'altra volta la stessa cosa, ha sbagliato di nuovo di fronte a me e quindi ho dovuto far passare 3 volte, ho perso circa 3 secondi, è venuto un 66esimo di manche e un 89esimo complessivo, quindi finisco le mie qualifiche in 89esima posizione, sarò nel 64esimo a domani con il numero 5. Ho fatto anche un po' di check e ho visto che fino al 16esimo ultime posizioni girano più piano di me, quindi tutto è possibile. Chiaramente ogni gara ha una storia a sé e bisognerà mantenere la calma e cercare di fare il meglio possibile. Vediamo. Eccoci qua ragazzi, pronti alla partenza e partiti. Io partivo dalla posizione numero 5 e già durante il primo giro ragazzi ho un po' di fortuna perché 2 piloti di fronte a me sbagliano
e riesco a effettuare un passaggio, quindi mi porto in posizione 3. Inizialmente con gomme nuove la macchina era abbastanza sottosterzante, quindi avevo un filo poco sterzo, però riuscivo comunque a gestire la situazione. Intorno al terzo minuto Sanchez commette un errore, quindi mi porto in P2 dietro a Olsen, il mio compagno di squadra. Sono a circa un secondo, mi sento bene la macchina, sta anche incominciando a guadagnare sterzo e in questo momento sto guidando davvero bene, sono abbastanza confidente con tutto il pacchetto e in questo momento, ragazzi, avevo quasi la certezza di passare il turno, mi sentivo veramente troppo bene. Successivamente vengo superato da Tom Robin, sono in questo momento in posizione 3. Ma intorno al quinto minuto Olsen commette un errore e quindi sono di nuovo in posizione 2 a meno di un secondo da Tom Robin. Al settimo minuto di gara passo Tom Robin, mi porto in prima posizione, entriamo entrambi al pieno e esco davanti di 2 secondi. All'8° minuto di gara, nel saltone dalla parte opposta della pista, il mio incubo commette un errore e finisco in posizione 3. Niente è perduto perché sono tutti lì davanti, ma anche il quarto è molto vicino, quindi devo stare attento. A seguito di uno scontro tra i primi due, mi riporto in posizione 2. E successivamente un altro errore di Tom Robin mi regala nuovamente la P1. Al 10° minuto di gara, mentre ero in P1, commetto un errore abbastanza grave e purtroppo, ragazzi, finisco in posizione 3. Dal 10° minuto di gara ho commesso diversi errori, troppi errori, e non sono riuscito più a recuperare il passo, a recuperare la tranquillità. Vedevo le posizioni di testa che si allontanavano sempre di più e purtroppo ho continuato a commettere ancora errori e ho completamente perso ogni speranza di passare il turno. Mi dispiace, ragazzi, perché onestamente questo 64esimo sentivo di poterlo passare, ma purtroppo non è stato così. La macchina me la sentivo soltanto a gomma nuova, che poi era il contrario di quello che succedeva in batteria, perché in qualifica appunto dovevo aspettare qualche minuto per avere la macchina perfetta, invece in questo caso il tempo di rodaggio delle gomme si è ridotto notevolmente e a gomme usate la macchina era molto scattosa e molto difficile da guidare. Mi dispiace, non passo quindi il turno, termino addirittura la mia fase in 7ª posizione e purtroppo, ragazzi, concludo il mio campionato mondiale in 91esima posizione. In realtà poi un pilota verrà squalificato dall'intera gara e quindi chiudo il mio campionato del mondo in 90esima posizione. 3 posizioni meglio rispetto allo scorso. Gara finita, ragazzi, come vedete nella pista dopo la fine della finale. La mia gara è andata veramente male, ho commesso troppi errori nella fase, ero veramente frustrato ieri, tanto che non ho fatto nessun video, non ho ripreso niente, non ho fatto niente perché veramente non l'ho presa bene, perché il 64esimo era veramente alla portata.
sono stato anche primo, sono stato secondo, terzo per tantissimo tempo e poi gli ultimi 3 minuti ho vanificato tutto con errori dopo quel maledetto salto che non ho mai preso in tutta la settimana di gara. Per fortuna ha vinto un'auto, un pilota con 2 dei miei sponsor. Sono veramente contento perché Matrix al suo secondo anno di attività ha già portato a casa un titolo mondiale. Le condizioni per un'ora di finale su una pista con questo grip erano veramente proibitive, tantissime gomme di altri brand sono esplose e noi invece siamo arrivati perfetti, ragazzi, quindi sono molto contento. L'altro sponsor è la Miscela, è ormai il mio sponsor più vecchio, quindi insomma complimenti vivissimi a Davide Ongaro per essere entrato nella storia, per aver vinto il suo terzo titolo mondiale consecutivo, e complimenti anche a tutti coloro che lo supportano e ovviamente Italia sul tetto del mondo. Questa è l'unica cosa positiva per quanto riguarda me di questa gara. Quindi io, ragazzi, vi saluto. Sulle gomme ci sarà da fare un sincero approfondimento che probabilmente farò in un video separato, perché qui al mondiale sono successe cose veramente particolari, singolari e particolari, interpretazioni di regolamento e problematiche, cambi di idea da parte di IFMAR, prima una decisione, poi hanno cambiato con un'altra, insomma ci sarà da approfondire in un altro video. Adesso io dovrò impacchettare tutto e riportare la macchina a noleggio e prendere l'aereo per tornare in Italia. Tornerò stanotte alle 2:30 circa e dovrò ovviamente scaricare tutto, quindi mi aspetta un tour de force non indifferente. Quindi ragazzi, noi quando ci vediamo a questo punto non lo so, però ci vedremo in un prossimo video.